Ragazzi, buonasera. Concludiamo le nostre lezioni sulla società di massa e sulla seconda rivoluzione industriale parlando delle ideologie, delle relative ideologie, di quelle ideologie che sostennero, favorirono la società di massa, la seconda rivoluzione industriale o le consideravano in maniera positiva, oppure le ideologie che criticarono il progresso e lo sviluppo industriale, oppure comunque le ideologie, gli autori che interpretarono in vario modo crescita industriale, colonialismo, imperialismo. Quindi molti pensano, insomma, la crescita industriale, l'enorme sviluppo del capitalismo è alla base delle guerre coloniali, no? Anch'io ho detto qualcosa del genere. Bisogna cercare nuovi mercati, bisogna cercare nuove materie prime. Gli industriali, la classe dei grandi capitalisti spinge per la conquista non solo, attenzione, di colonie extraeuropee, ma magari anche conquista a danno delle altre potenze europee, così come sarà per la prima guerra mondiale. Peccato però che, attenzione, questa interpretazione è troppo semplice e schematica, perché all'epoca dei fatti, addirittura sin dall'inizio dell'Ottocento, numerosi intellettuali, numerose personalità negarono questo nesso necessario tra capitalismo e conquista, tra capitalismo e guerra, tra capitalismo e imperialismo. Scrive nel 1813 Benjamin Constant: siamo giunti all'epoca del commercio, epoca che deve sostituire quella della guerra. Il commercio è un tentativo per ottenere amichevolmente ciò che non speriamo più di ottenere con la violenza. È chiaro che più domina la tendenza commerciale e più deve indebolirsi la tendenza guerriera. L'idea di Benjamin Constant è che i paesi avrebbero iniziato, stavano già iniziando a competere dal punto di vista commerciale, non avevano più bisogno di competere da un punto di vista militare, di scontrarsi nelle guerre. Le guerre erano antieconomiche, le guerre diventano inutili nel momento in cui tu puoi arricchirti maggiormente attraverso il commercio, attraverso il grande commercio internazionale. Un paese si arricchisce più di quello che farebbe con la conquista militare. D'accordo? Non conviene più, dice Benjamin Constant, conquistare territori, mantenere colonie che sono dispendiose, e conviene più commerciare. Fate attenzione, quindi lui pensa che le guerre, insomma, possano essere limitate, non dico che debbano scomparire, ma possono essere limitate dall'avvento del commercio internazionale, della grande industrializzazione del libero commercio. Guardate che quest'idea è, scusate, qui ho sbagliato, che quest'idea era condivisa anche da tantissimi altri personaggi. Per esempio, Saint-Simon dice Constant, vi ho citato una frase del 1813, nel 1818 Saint-Simon, il socialista cosiddetto utopista, dice: quando domina lo spirito industriale, gli eroi nazionali non esistono più. Quando domina lo spirito industriale, gli odi nazionali non esistono più. D'accordo? Idee del tutto simili furono formulate da Comte, il positivista francese, Spencer, il liberale evoluzionista positivista inglese, e addirittura dal numero tutelare dal Vate del libero commercio internazionale, Comden, che io ho già citato in un'altra lezione, che fu colui che proprio materialmente fece firmare il trattato di libero scambio con la Francia, che intorno al 1846-1848 apre proprio l'epoca del grande commercio internazionale, d'accordo? L'età del libero mercato che abbiamo visto va più o meno dal 1848 al 1876. Guardate che anche molti studiosi di oggi
per esempio il nostro Scipione Guarracino, sostengono che nell'età del libero commercio, appunto il liberismo economico internazionale dal 48 al 76, si conquistano pochi territori, cioè la conquista viene percepita come poco vantaggiosa, tranne alcuni territori in Africa, soprattutto la Russia che conquista l'Asia centrale. Le potenze occidentali pensano più a produrre industrialmente e a vendere, a incrementare il commercio internazionale piuttosto che a conquistare territori o a produrre guerre, d'accordo? Un po' dappertutto noi abbiamo le testimonianze dell'epoca, moltissimi anche imprenditori sostenevano che criticavano gli imperi coloniali, dicevano che gli imperi coloniali erano costosi, gli imperi coloniali erano poco redditizi e che il libero mercato fosse un modo più economico per vendere merci e procurarsi materie prime. Questa è anche la tesi, attenzione, dell'importantissimo libro di Norman Angell, con due L alla fine, di Norman Angell, l'importantissimo libro La grande illusione, pubblicata nel 1910. Angell era un pacifista tipicamente ottocentesco che vinse anche il premio Nobel per la pace nel 1933, d'accordo? Angell dice che la guerra è inutile. Vi faccio una citazione: le nazioni guerriere non sono per niente le padrone della terra. Il mondo civile ha per base il credito e i contratti commerciali. Ci si può impadronire dell'oro, ma non del credito. La Germania, anche se dovesse conquistare l'Inghilterra, non sarà in grado di impadronirsi del commercio inglese. Capite cosa sta dicendo Angell? Il capitalismo sta diventando molto spesso un capitalismo finanziario, un capitalismo bancario, oppure un capitalismo che comunque gestisce il commercio su basi molto complesse. Nel momento in cui, per esempio, lui fa proprio il caso della Germania, ovviamente è profetico perché la Germania 4 anni dopo scelse di non seguire i consigli e le idee di Angell e provocò la prima guerra mondiale. Lui fa il caso della Germania. Se la Germania conquistasse l'Inghilterra, non si approprierebbe assolutamente della ricchezza dell'Inghilterra, perché la ricchezza dell'Inghilterra non è, come magari poteva succedere in paesi in epoche precedenti, un insieme di monete d'oro e d'argento o soltanto un insieme di terre. La ricchezza inglese è tutta investita, cioè la ricchezza inglese è costituita da banche che fanno dei prestiti, è costituita da investimenti. E quindi conquistando un territorio non si conquistano, capite, automaticamente i crediti e gli investimenti, anzi i crediti e gli investimenti del popolo conquistato cessano di esistere. Le colonie inglesi, l'Inghilterra si arricchisce molto con le colonie inglesi. Se la Germania invadesse l'Inghilterra non sarebbe minimamente in grado di ereditare il commercio dell'Inghilterra da e per le colonie inglesi, non potrebbe organizzarlo nello stesso modo in cui lo organizzano gli inglesi, d'accordo? Non potrebbe comunque sostituirle. Quindi vedete, la tesi di Angell è molto chiara. Non solo la guerra di conquista non è economica, non conviene, non produce profitti, ma è assolutamente inutile, è solo dispendiosa perché la conquista di un territorio non è automaticamente la conquista di ricchezze, d'accordo? Continua Angell, la potenza commerciale di un paese non dipende dalla sua potenza militare, dipende da quanto quel paese sa commerciare, d'accordo? Non dipende dalla sua potenza militare, dal possesso diretto di colonie. Infatti, dice Angell, alcuni piccoli stati europei come Svizzera e Svezia hanno raggiunto una ragguardevole prosperità economica senza possedere colonie. Angell sostiene sono piccoli stati, non hanno avuto bisogno di ingrandirsi, di conquistare ulteriori territori, di espandersi, di conquistare colonie. La società industriale e il libero scambio permette anche a loro di arricchirsi notevolmente, d'accordo?
Quindi questo in fondo sarà la base dell'idea del capitalismo informale, ricordate, dell'imperialismo indiretto, del colonialismo indiretto praticato principalmente agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, abbiamo visto, occupano dei territori, ma molto più spesso evitano la conquista coloniale costosa, la repressione difficile, l'organizzazione delle popolazioni conquistate, costosa, difficile, ma influenzano e dominano moltissimi paesi, per esempio quelli dell'America Latina, in maniera, o Cuba, eccetera, in maniera totalmente indiretta, d'accordo? In maniera totalmente basata sull'economia. Angel fa un altro esempio, l'Inghilterra, infatti, come ho detto adesso, poi gli Stati Uniti sostituirono l'Inghilterra in questo. Lui dice l'Inghilterra commercia più con l'Argentina che col Canada. Il Canada era una colonia inglese, in realtà, vi ricordate, era diventata libera, un dominio, uno stato libero all'interno del Commonwealth inglese, ma era comunque, diciamo, all'interno del Commonwealth inglese. Eppure l'Inghilterra commercia più con l'Argentina che con un suo territorio, cioè con il Canada. E quindi questa, diciamo, è un'interpretazione, d'accordo? Tant'è vero che molti, anche storici odierni, fanno notare che la ripresa delle conquiste coloniali e che l'età dell'imperialismo è successiva all'età del libero mercato 48-76. Sapete, la crisi 48-76 o vabbè 48-73, d'accordo, il libero mercato. La crisi economica che porta al protezionismo, alla chiusura, d'accordo, alla formazione di trust, di monopoli, con l'inibizione del libero commercio. Dal 1873, l'abbiamo spiegato più volte, dal 1873 fino almeno al 1898, però anche più in là, l'epoca del libero commercio viene sostituita dall'epoca del protezionismo. C'è crisi, non si commercia più liberamente tra gli stati, sorgono barriere doganali, dazi, protezionismo e, ricordate, il capitalismo inizia a creare trust, monopoli, diventa un capitalismo monopolistico che blocca la libera concorrenza. E inoltre, attenzione, molti fanno notare in quest'epoca il capitalismo diventa sempre più non un capitalismo produttivo, ma un capitalismo finanziario, un capitalismo speculativo, d'accordo? Il capitalismo dei finanzieri, dei banchieri che hanno dei soldi e con questi soldi devono fare altri soldi, cioè non più un capitalismo che produce merci, ma un capitalismo che investe risorse finanziarie. Sarà in questo periodo e non nel precedente, che si intensifica l'imperialismo e che poi porterà, diciamo, alla prima guerra mondiale, d'accordo? Quindi, diciamo, non tutto il capitalismo, non tutte le espressioni del capitalismo producono guerre, conquiste, colonialismo. Ci sarebbe, secondo questi autori, un capitalismo buono, dove vige la produzione di merci, dove vige il classico scambio commerciale tra importazioni e esportazioni, dove vige la libera concorrenza. E questo tipo di capitalismo, chiamiamolo buono, non produce guerre, conquiste e imperialismo, però c'è il capitalismo credito cattivo, quello protezionistico, quello monopolistico, quello finanziario, quello speculativo, che invece produce guerre. Molti di questi autori, anche autori moderni, dicono che anche per quanto riguarda la prima guerra mondiale, che vedremo in seguito, non è vero che la prima guerra mondiale fu voluta principalmente dagli industriali, dai capitalisti. Di fatto, la prima guerra mondiale sarebbe l'ultima guerra ottocentesca. Molti storici sostengono che la prima guerra mondiale
sarebbe stata voluta da esponenti dell'antico regime, la monarchia, l'aristocrazia militare, la nobiltà terriera, che ancora governavano in moltissimi paesi, in particolare in Austria, in Germania, in Prussia. Non è assolutamente vero, come di solito si pensa, che la borghesia governi sia il potere, sia la borghesia abbia preso il potere politico all'epoca della guerra mondiale. Non è così. Comandano ancora i vecchi re, i vecchi sovrani, un'aristocrazia militare che, vedremo parlando della prima guerra mondiale, diventa sempre più indipendente dal potere politico. L'esercito, con la creazione degli stati maggiori, diventa sempre più indipendente dal potere politico. Vedremo nella prima guerra mondiale che la mobilitazione delle truppe russe, lo spostamento dell'esercito russo verso la Germania, che indusse poi la Germania a dichiarare guerra, fu fatta dai generali russi senza avvisare lo zar, perché i generali russi volevano la guerra e noi invece abbiamo prove che lo zar, così come il santone, il guru Rasputin che lo dominava psicologicamente, erano contrari alla guerra, e quindi i capi dell'esercito russo si comportarono autonomamente rispetto al potere politico, o certamente non seguivano gli interessi della borghesia o cose del genere. Certo, altri sovrani, abbiamo visto, volevano la guerra. Abbiamo visto che per esempio in Francia, nel caso di Dreyfus, io vi ho dimostrato, l'abbiamo studiato, che l'esercito, il potere militare, si comportava autonomamente rispetto al potere politico. Ricordate, Dreyfus era innocente, però l'esercito non voleva riaprire il processo. L'esercito si comportava come uno Stato nello Stato, non rispettava e non obbediva ai governi della terza Repubblica, d'accordo? Quindi secondo molti storici non è la borghesia industriale, non è la borghesia commerciale, non è la borghesia finanziaria che ha causato la prima guerra mondiale, ma gli aristocratici, i proprietari terrieri, i militari che accrescono i loro poteri. Ricordate, durante la prima guerra mondiale i militari accrescono moltissimo i loro poteri e a volte, come in Germania, occupano anche il potere politico. La prima guerra mondiale sarebbe stata voluta e gestita da una casta di ufficiali aristocratici che avevano fatto sopravvivere lo spirito dell'antico regime anche all'interno della Grande Guerra. Noi abbiamo testimonianze che questi ufficiali aristocratici, questi grandi aristocratici dell'esercito, pensavano di mantenere buoni rapporti con con gli esponenti della loro stessa classe aristocratica militare, anche, pensate, tra paesi che stavano combattendo tra di loro, come succedeva appunto all'epoca di Metternich del vecchio regime. Poi ovviamente la guerra mondiale si trasformò in una tragedia, una guerra di trincee, una cosa distruttiva che andò fuori il loro controllo. Ma dobbiamo pensare che la guerra mondiale parte come guerra ottocentesca. Si pensava di gestirla tra le varie aristocrazie militari, magari come una guerra limitata che mantenesse poi al potere comunque questi gruppi. Ci sono per esempio i liberali di Manchester, Atkinson Robson, la cosiddetta scuola liberale manchesteriana. Lui scrive un libro nel 1902 molto importante. Lui dice che la guerra mondiale, ma non solo, la ripresa del colonialismo, dell'imperialismo alla fine dell'Ottocento è stata voluta dal capitalismo finanziario monopolistico, cioè un capitalismo che stava degenerando, d'accordo? Questo capitalismo finanziario monopolistico finì per occupare, mentre nella fase coloniale precedente non era così, territori non temperati, non in zone temperate, ma territori in zone equatoriali o subequatoriali, dove le famiglie bianche, le popolazioni bianche non potevano trasferirsi come avevano fatto nelle colonie di popolamento precedenti. Molto spesso questi territori venivano occupati senza
senza un vero interesse economico, in base anche a un'ideologia che si stava diffondendo tra questi capitalisti degenerati, monopolisti, finanzieri, banchieri che avevano assunto lo stesso stile di vita dei vecchi aristocratici, anche attraverso il razzismo. Era normale pensare che bisognasse dominare, anche se non era economicamente conveniente, le cosiddette razze inferiori, i popoli di colore, ma anche che fosse inevitabile uno scontro, un continuo scontro tra le nazioni in cui avrebbe vinto il più forte, quindi anche tra le varie nazioni, tra virgolette bianche, vi sarebbe stata un'idea, ci sarebbe stato uno scontro che avrebbe fatto prevalere il superiore rispetto all'inferiore. Robson porta nel suo libro una serie di dati, di statistiche veramente incredibili, enormi, precisissime, che cercano di dimostrare che in realtà nelle colonie vi erano maggiori profitti commerciali generati da finanza e banchieri piuttosto che profitti del solito commercio internazionale di importazione e esportazione, d'accordo? Cioè, Cobden dice che gli investimenti esteri più redditizi diventano non più quelli generati dal solito commercio di importazione e esportazione, ma gli interessi dei profitti commerciali, d'accordo? Dei profitti commerciali generati dagli investimenti di finanza, degli investimenti dei finanzieri, dei banchieri, cioè questi territori vengono conquistati non per importare materie prime o esportare merci facendo dei colonizzati dei consumatori, come avveniva nel colonialismo precedente, nel colonialismo precedente, nel vecchio colonialismo, ma succedeva che si conquistavano territori solo per fare profitti commerciali, investendo soldi da parte della finanza, da parte dei banchieri, d'accordo? Questo è il liberismo di Manchester, diceva così, ma c'è anche chi lo ripeteva in chiave marxista, diceva più o meno le cose di Robson, il marxista Hilferding, d'accordo? Hilferding. Anche per lui esiste un capitalismo buono e un capitalismo cattivo, cioè non è più il capitalismo commerciale finanziario che vuole la conquista, ma l'alta finanza che diventa aggressiva, l'alta finanza, i banchieri e così via, d'accordo? Capitalismo buono e capitalismo cattivo. Vediamo l'interpretazione di Lenin. L'interpretazione di Lenin è diversa dai precedenti due che vi ho citato perché sostiene che alla fine il capitalismo diventerà sempre cattivo. Lenin ammette che inizialmente c'è un capitalismo commerciale che si basa sulla libera concorrenza e il libero mercato che è meno aggressivo, ok? Poi però questo capitalismo commerciale è stato sostituito dal capitalismo finanziario e abbiamo visto dal capitalismo monopolistico. Secondo Lenin, queste sono due epoche successive della storia economica. Esiste un capitalismo buono e un capitalismo cattivo. Perché, però, che cosa pensa Lenin? Che il capitalismo buono è ormai definitivamente tramontato. E il capitalismo necessariamente, il capitalismo commerciale, si è trasformato in capitalismo finanziario monopolistico e quindi necessariamente imperialistico, capite? Per lui questo è necessario perché lui ragiona secondo lo schematismo deterministico
della dialettica hegeliana e della dialettica marxiana, per cui in maniera assolutamente necessaria e deterministica, in base al progresso dell'insieme dei rapporti di produzione nella storia, una forma economica viene necessariamente sostituita da un'altra, capite? Quindi lui, a differenza dei due autori che vi ho detto, che vi ho citato prima, di cui uno pure era persino marxista, Lenin pensa che il capitalismo cattivo, il capitalismo monopolistico, imperialistico, finanziario, non sia, diciamo, una degenerazione accidentale del capitalismo buono commerciale, non sia una degenerazione del capitalismo che poteva anche non avvenire, d'accordo? Ma rappresenta la sorte ultima e finale necessaria di quello che è stato il capitalismo commerciale delle manifatture e del libero scambio, a cui lo stesso Marx aveva dato molti meriti nella creazione del mondo moderno. Ok? Era inevitabile per Lenin il passaggio proprio necessario da una forma di capitalismo all'altra, e quindi il capitalismo alla fine per forza diventa cattivo. È un capitalismo che produce per forza imperialismo. Ovviamente queste cose forse qualcuno di voi già lo sa, Lenin le scrive nella sua opera famosissima L'imperialismo, fase suprema del capitalismo. Ripeto, opera di Lenin, L'imperialismo, fase suprema del, del capitalismo. Allora, il problema è che Lenin in quest'opera, dopo aver parlato del cattivo capitalismo finanziario che produce imperialismo, eccetera, arriva poi a dire che necessariamente ci sarà anche un altro step, no? In questa dialettica necessaria, l'avvicendamento di varie fasi nella storia economica in cui ognuna è hegelianamente il superamento della precedente. Cioè per lui il capitalismo imperialistico, monopolistico, è necessariamente destinato a franare, a fallire, e non ci sarà un altro capitalismo dopo. Cioè questa è l'ultima fase, quella definitiva del capitalismo, che si autodistruggerà per dar luogo appunto al socialismo. Ovviamente queste teorie di Lenin sono totalmente sbagliate, perché questa sua profezia non si realizzerà, ovviamente. Questo proprio è il problema di tutto il marxismo. L'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di Marx, anche quando abbiamo fatto qualche critica a Marx, molti, soprattutto di parte liberale, ma non solo, anche all'interno del successivo sviluppo del movimento operaio, della socialdemocrazia, della sinistra, lamentarono a Marx la sua pretesa impossibile di prevedere la storia, di prevedere il futuro, d'accordo? Di prevedere il futuro come se le leggi scientifiche che tu applichi alla fisica o alla chimica e ti fanno prevedere un fenomeno, un corpo che cade, come cade, a quale velocità, perché tu hai trovato una legge scientifica, quindi sai che il fenomeno successivo sarà uguale a quello precedente se le condizioni sono uguali. Queste cose, il Marx, l'abbiamo già citato in Marx, dovevano accadere per lui anche nella storia. Cioè Marx, come Lenin, pensa di aver scoperto una legge deterministica scientifica della storia che ci porta a prevedere il futuro, ma sono cose che abbiamo già detto parlando di Marx e di molte critiche a Marx. Anzi, Marx o Lenin pensano che l'unica vera scienza sia la scienza della storia, non le scienze naturali, e quindi si abbandonano a quella che molti hanno chiamato una profezia, un messianismo, una religione. Il comunismo su basi presunte scientifiche prevede con quali modalità il capitalismo crollerà, imploderà e darà luogo a una società completamente opposta, che è il rovesciamento rispetto allo stato di cose esistenti. Lo fa Marx, lo fa Lenin. Ovviamente quello che dice Lenin non è accaduto, il capitalismo non è crollato, qualche problema l'ha avuto, ma dopo l'epoca dell'imperialismo il capitalismo ha continuato comunque a esistere. E quindi l'accusa, ricordate la famosa accusa di Popper all'interno del suo importantissimo libro
la società aperta ai suoi nemici, dice che la parte peggiore di Marx è proprio quando la teoria socialista di Marx vuole farsi predittiva, vuole prevedere il futuro come se vi fosse, capite, una legge intrinseca operante all'interno della storia che può essere scoperta e può dare luogo a previsioni scientifiche, come se la storia avesse un senso. Popper criticherà il marxismo dicendo che proprio questo è l'errore: la storia non ha un senso, non è mossa né da una provvidenza trascendente divina, né da una provvidenza intrinseca, immanente, panteistica, hegeliana, razionale, d'accordo? Quindi non si può prevedere il futuro. Quindi Lenin in quest'opera dice dopo l'imperialismo, il capitalismo crollerà dall'interno, andrà in crisi, scomparirà, arriverà il socialismo. Leggendo l'opera di Lenin, quest'opera di Lenin, in questo modo diciamo qualcosa in più sulla filosofia di Lenin rispetto a quello che diremo parlando delle tesi di aprile, no? Su come si fa la rivoluzione, su come si costruisce uno Stato socialista. Parliamo anche di quest'altra opera di Lenin, oltre alle tesi di aprile di cui parleremo. Non tratteremo la rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica all'interno delle lezioni sulla prima guerra mondiale. Se vedete anche il tono, anche lo stile di scrittura di Lenin cambia finché analizza le fasi del capitalismo, dell'imperialismo, eccetera. Lui è molto asettico e cita molti dati reali. Quando inizia invece a descrivere le motivazioni per cui questo capitalismo degenerato, monopolistico, finanziario sarà destinato a crollare, il tono di Lenin diventa più ispirato, ma soprattutto il suo linguaggio diventa assolutamente generico, molto più generico, senza andare a individuare con precisioni quali sono le motivazioni di questa futura implosione, distruzione del capitalismo, d'accordo? E quindi vi sono poi tutta una serie di ideologie che sono la base o comunque accompagnano la seconda rivoluzione industriale e la seconda rivoluzione industriale e anche il colonialismo. Alcune di queste ideologie esaltano la scienza, il progresso, l'industria, altre invece vi vedono dei segnali negativi e di degenerazione. Vi sono anche delle ideologie che sono a favore o giustificano il colonialismo, l'imperialismo, e altre che sono contrarie. Lo vedremo la prossima lezione, la seconda lezione sulle ideologie della seconda rivoluzione industriale.